Bella a tutti gamers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere il metodo che uso per riprodurre i miei kick hardcore. Andremo infatti a ricreare un kick up tempo hardcore in pieno stile The Dark Horror, ispirandoci a questo suo kick. Fuck yeah! E passando da questo a questo. Ma non perdiamoci in chiacchiere e apriamo subito FL Studio. Tanto per cominciare, questo kick è stato realizzato col Serum, dato che ha tutto quello che ci serve per creare un kick dall'inizio alla fine senza plugin esterni. Per semplicità il kick è stato diviso in 2 layer, ma se uno riesce può tranquillamente farlo in un layer solo. E questi qua sono i 2 layer. E tutte e due insieme? Ora però andiamo a capire come li ho realizzati. Partiamo quindi dal serum completamente pulito e vediamo cosa ho combinato. Quello che possiamo notare nei kick di The Dark Horror è che abbiamo un letto di basse che non varia mai di volume. Andiamo quindi ad inserire il nostro sub. Subito dopo iniziamo a lavorare sul punch. Quindi attiveremo l'oscillatore A, che è solamente una saw wave con un inviluppo del pitch. Infatti abbiamo preso l'inviluppo 2 e l'abbiamo messo su CRS per variare il pitch. Ne abbiamo poi automatizzato il volume in modo da isolare soltanto il punch. Passiamo adesso alla nostra catena di effetti per elaborare il nostro punch. Andando per ordine, la prima cosa che aggiungiamo è il distorsore ed equalizzatore. Sentite che già prende forma il nostro punch. Questo l'abbiamo ottenuto automatizzando il gain del nostro equalizzatore con lo stesso inviluppo con cui ho automatizzato il volume dell'oscillatore A. Stessa cosa vale per il Q-Factor del filtro. Per dare anche un po' più di movimento alla nostra cassa, ho aggiunto anche questo filtro passa-basso con la frequenza automatizzata da questo inviluppo. Passiamo poi agli altri effetti come il flanger, l'hyperdimension e il phaser, che daranno un po' più di stereofonia e pienezza al nostro kick. Quindi aggiungiamo il flanger. Sentite già come si apre lo stereo del nostro kick. Aggiungiamo poi l'hyperdimension. Sembra che non cambi niente, ma in realtà quando aggiungeremo la coda del nostro kick la differenza sarà molto più apprezzabile. Aggiungiamo poi anche un po' di riverbero per dare un po' più di profondità. Passiamo poi ad aggiungere il nostro phaser. Ed infine un po' di compressione. Questa non è una normale compressione, è una OTT compression. Se volete un video a riguardo, scrivetelo nei commenti. E infine il nostro filtro, di cui ho automatizzato il cutoff per far sì che la coda abbia un po' meno di alte frequenze. Ritornando alla sezione precedente possiamo aggiungere il nostro oscillatore B che aiuterà a creare quel pump che tanto sentiamo nei kick di The Dark Horror. Infatti ne abbiamo automatizzato il volume e la wavetable position con questo inviluppo. Per rendere tutto molto più coeso abbiamo aggiunto anche un noise. Concludiamo poi il tutto con il filtro, di cui abbiamo automatizzato il drive per aumentare il punch del nostro kick. Passiamo quindi al secondo layer. Riascoltiamolo. Questo layer è molto semplice, è soltanto una piccola distorsione in levare che darà un po' più di pump e aggressività al nostro kick. Tanto per incominciare siamo partiti da questa forma d'onda e abbiamo aggiunto come prima distorsore ed equalizzatore. Stavolta le basse non ci interessano, le abbiamo già tutte sull'altro layer, quindi le tagliamo fuori. Aggiungiamo poi anche l'hyperdimension per dare un po' più di profondità e stereofonia alla nostra distorsione. E infine un po' di compressione. Per concludere il tutto aggiungiamo anche un filtro con un po' di drive. Questo renderà tutto molto più brillante e definito. Abbiamo quindi i nostri 2 layer pronti.
Passando adesso al mixer, quello che troviamo invece nel primo layer sarà un equalizzatore e un enhancer, niente di così stratosferico, giusto per sistemare gli ultimi dettagli. Nell'altro layer invece non ho aggiunto nessun effetto. Infine ho mandato tutti e due i layer in un buzz e ho iniziato a elaborarlo, aggiungendo un po' di equalizzatori. E alla fine ho concluso tutto con un clipper. Esportiamo tutto e questo è il risultato finale. Siamo quindi giunti alla fine di questo nuovo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri tutorial di questo tipo. Vi ricordo come sempre di lasciare un like e di iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima, Gabbers!